Benvenuti cari amici su Underground Sea. Come promesso ritorniamo ad analizzare in questo appuntamento dedicato al Modern i dati provenienti dal nuovo torneo organizzato dal MOLE, Modern League Emilia, proseguendo nella disamina del meta di questo formato. In questo secondo appuntamento, che ha visto presenziare una quarantina di iscritti, vedremo come sono andate le cose tra i mazzi che sono riusciti a raggiungere la top e quelli che ahimè non ce l'hanno fatta, provando anche a confrontarci con i risultati del precedente incontro, così da avere un senso di continuità nella nostra disamina. In seguito prenderemo in esame i qualifier del circuito del giocatore medio di Magic, organizzato sempre dal MOLE per il 27 di novembre, così da avere una panoramica più dettagliata di questo evento e in generale dell'andamento del meta nel formato almeno in Italia. Questa volta vi parleremo del meta Modern. Se il precedente appuntamento ha visto una grande varietà di archetipi, anche questo non ha mostrato forti disequilibri, anche se la densità dei mazzi è piuttosto differente, con 2 Crashing Footfalls, di cui uno vincitore del torneo, 2 Easy Tempo, di cui uno in top 8, e ben 4 Hammered Time, 2 Escape Shift a base 4 colori e 2 Jund, con nessuna lista piazzata ai piani alti della classifica. Il resto del meta presenta molte varianti, con una top molto diversa dalla passata edizione, con 4 mazzi a base contro, con un 4 color Yorion Omnat, un Azorius Control e un Izzet e un Grizzix Tempo, 2 combo tra Crashing Footfalls appena citato e un Living End, e 2 aggro, un Naya Winota, di cui abbiamo realizzato il Prime, e un 4 color elementali. Già qui notiamo rispetto al torneo scorso un ribaltamento di fronte rispetto al peso che i control rispetto agli aggro hanno saputo dare a questo evento, prendendo una buona fetta della top a loro appannaggio, relegando i mazzi a base bittanti a dimezzare le loro presenze in top. Il vero assente, anche rispetto alla densità di presenze in questo torneo, va ad Hammer Time, che nonostante sia stato scelto da ben 4 giocatori, non è riuscito a esprimersi al meglio, forse a causa di un aumento della presenza dei suoi predatori naturali, i control. Per il resto del meta resta evidente una grande varietà nei mazzi portati al torneo, dove emergono anche alcune scelte curiose, come Mono Red Eldrazi, 4 Color Humans e Boros Land Denial, segno che c'è ancora spazio per sperimentare build inedite senza troppi patemi. Vedremo se anche al qualifier ci sarà questa tendenza o il meta si polarizzerà verso build ritenute più incisive. Noi comunque saremo pronti a cogliere i dati della manifestazione, pronti a mostrarvi cosa raccoglieremo per l'occasione. Soffermandoci sui meri numeri tra i mazzi più presenti, suddividendoli grossolanamente per categoria, ci troviamo a confrontarci con 15 mazzi a base agro, 8 costruiti intorno a delle combo, 11 con una forte componente control al loro interno. Come sospettavamo, c'è stata un'inversione di tendenza tra il numero dei combo deck rispetto ai control, che dalla passata edizione si sono rispettivamente dimezzati e raddoppiati, rendendo la vita più difficile, almeno dati alla mano, agli agro presenti. La top è ripartita in egual misura tra control e combo, con 3 presenze ciascuno, mentre agli aggro sono arrivati in vetta solo 2 mazzi, a dispetto della massiccia presenza di archetipi di questo tipo al torneo, segno che si sono un po' riequilibrate le sorti del meta in questo secondo appuntamento. Quindi siamo di fronte a un trend che non lascerà più scampo alle creature del formato? È ancora presto per dirlo, vedremo, con i nuovi appuntamenti organizzati dal MOLE Modern League Emilia, se il contesto evolverà ancora una volta anche grazie alle novità provenienti dagli ultimi set. Se siete interessati al Modern o volete partecipare a uno degli eventi organizzati dal MOLE Modern League Emilia, troverete in calce a questo video i loro riferimenti, avendo così modo di scoprire o coltivare al meglio la passione per questo splendido formato. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.